Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per farvi vedere la mia esperienza di 100 giorni di sopravvivenza nel mio nuovo mondo di Minecraft. Come vedete, questo è il giorno numero 1 e chiaramente dovevo iniziare raccogliendo il legno, rompendo questo bellissimo albero a pugni perché non avevo altro, e dopo un bel po' di camminata sono riuscito a trovare una piramide ed ero molto felice perché ero molto euforico di trovare qualcosa di potentissimo. Quindi ho scavato facendo molta attenzione a non morire esploso, ho tolto la TNT e questo insomma è quello che ho trovato, un po' uno schifo. Speravo di trovare qualcosa di meglio, però purtroppo è andata così. Poi ho camminato ancora per un po', ho trovato una miniera, l'ho esplorata tutta, ho trovato un sacco di materiali che mi sono stati molto utili poi più avanti. Infatti, come vedete, ho raccolto tipo tutto quello che ho visto per strada che potevo raccogliere. Poi dopo aver camminato ancora un po' sono arrivato a questo villaggio e l'ho saccheggiato di brutto, ho preso tutto il grano che ho trovato perché dovevo farmi tantissimo cibo dato che stavo morendo di fame, e diciamo che tutto il grano che sono riuscito a raccogliere ancora al giorno 100 mi bastava per mangiare e sopravvivere. Dopo aver camminato per qualche migliaia di blocchi ho deciso di fare la mia casa qui. Ho piazzato la crafting table, ho piazzato qualche chest che poi mi sarebbero servite per mettere dentro tutte le mie robe, e poi ho iniziato a costruire i muri della mia casa. Come vedete, questa è la mia casa bellissima, ne vado molto fiero da quanto è bella, però su dai, state tranquilli, ovviamente è uno scherzo, la casa la faccio qui perché dai, davvero, quella casa di prima era orribile, quindi ho deciso di farla qui. Ho piazzato il letto e poi, siccome avevo intenzione di fare una casa bella grande, ho deciso di scavare tutta la terra che c'era, di terraformare un po' la zona. Ci ho messo un bel po', infatti mi sono riempito l'inventario di terra, però ne è valsa la pena per la casa che andrò a costruire poi dopo. Sono passati un po' di giorni nel mentre che scavavo tutta la terra, ci ho messo un bel po', però alla fine il risultato mi è piaciuto. Avrei solo dovuto attendere un po' che ricrescesse l'erba, e dopo aver scavato tantissimo legno ho deciso di iniziare a costruire la mia casa. All'inizio ero un po' preoccupato perché non mi piaceva molto il risultato della casa che stavo venendo fuori, però mentre la stavo costruendo continuavo a migliorarla, diventava sempre più bella e alla fine devo dire che il risultato era molto carino. Ho deciso di decorare questo lato della casa con delle staccionate perché il resto dei lati sarebbe stato di vetro. Infatti, come vedete, questa zona, cioè la zona dell'entrata dove ci sarebbe stata poi la porta, l'ho fatta di vetro. Qui invece ho messo di nuovo delle staccionate da cambiare un po', insomma, e poi anche negli altri lati ho messo tutto vetro.
deciso di fare questo lato della casa un po' diverso, un po' particolare, anche perché sennò farla davvero tutta di vetro sarebbe stato un po' strano. Ho anche deciso nel piano superiore di fare una vetrata piccolina sul soffitto in modo da poter vedere all'esterno. Ho anche deciso di decorare piazzando qualche blocco di foglie. Poi ho dovuto scavare tutto il pavimento per poi rimpiazzarlo con delle assi di legno in modo da fare un pavimento, e poi ho decorato un po' anche l'esterno. Ho fatto un po' di interni in modo insomma, da decorare un po', e poi ho fatto un mini allevamento sia di mucche che di pecore messe tutte insieme perché non avevo voglia di farlo diversamente. Poi ho fatto anche una piccola piantagione di grano dato che mi sarebbe servito, e ovviamente anche di canne da zucchero. Poi, siccome avevo intenzione di farmi un giretto nel Nether, ho deciso di fare il portale e di esplorare quello che avrei trovato dall'altra parte. All'inizio ero un po' triste, un po' deluso perché ero spawnato vicino al bioma del basalto, che effettivamente fa un po' schifo come bioma, però alla fine non era così male perché è il bioma in cui spawnano sempre i magma cube, il che vuol dire pozioni di fire resistance infinite. Mi sono subito sollevato perché avevo visto una fortezza del Nether da esplorare, e siccome ero in carenza di ferro ho deciso di fare una bella farm di ferro. Se siete interessati al tutorial della farm vi lascio il link in descrizione e anche tra le schede. Ho deciso di chiamare lo zombie che serviva per la farm 600 follower perché è il numero di follower che avevo quando ho registrato questa clip sul sito Viola, quindi se vi va di passare venite pure. Questo è il risultato finale della farm e devo dire che è stato molto semplice costruirla e funziona davvero bene. Infatti in poche ore sono riuscito a farmare un sacco di ferro. Chiaramente non poteva mancare un magazzino. Non l'ho fatto troppo grande perché non avevo molti materiali al momento, però in futuro sicuramente l'avrei dovuto espandere. Poi ho deciso di farmi un viaggetto sottoterra per trovare un po' di diamanti, ma al primo tentativo sono stato un po' sfortunato. Non sapendo dove ero morto non avevo intenzione di tornare e ritrovare le mie cose, però casualmente mi sono ritrovato nella zona in cui ero morto. Triste di essere morto, ma felice di aver ritrovato le cose, ho deciso di scavare un tunnel lunghissimo per cercare diamanti, e nell'attesa di trovare un piccone con fortuna 3 ho deciso di raccogliere i diamanti che ho trovato con un piccone con Silk Touch, e devo dire che sono stato molto fortunato perché ho trovato un sacco di diamanti, 3 volte 8 diamanti e alla fine soltanto 2, però ci sta. E siccome mi servivano tanti livelli per incantare le mie cose ho deciso di fare una farm di pesca, ma siccome faceva schifo e non dava nessun livello ho deciso di fare una farm di ragni. Non posso farvi vedere mentre la costruivo perché quel file è esploso, però questo è il risultato finale. Devo dire che funziona molto meglio rispetto a quella da pesca. Quando sono riuscito ad incantare il piccone con fortuna 3 ho scavato tutti i diamanti, ne ho trovato uno stack e 3 anche se speravo di trovarne di più. Dopo tanti diamanti e livelli di esperienza sono riuscito ad incantare i primi utensili e anche l'armatura. È venuta fuori una bella armatura anche se da migliorare, ma questo la vedremo nel prossimo video. Mancano solo 2 giorni alla fine del video e ho deciso di trovarmi un amico. Ho trovato questo cane che mi sembrava molto amichevole e così ho deciso di portarmelo a casa. Avrei già un'idea di nome da dare al cane, però se avete qualche nome in mente potete pure scriverlo nei commenti e prenderò in considerazione l'idea di chiamarlo con il nome che avete consigliato.
Ed eccoci qua, il giorno 100. Sono sopravvissuto in questo mondo per 100 giorni. Sono felicissimo, abbiamo costruito un sacco di cose, chiaramente non potevo festeggiare senza una torta, che mangerò subito perché guardate quanto è buona. È buonissima, infatti me la mangio. Gnam 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 gnam. Gnam. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video vi prego lasciate un like perché ci ho messo ore e giorni a registrare ed editare questo video, quindi vi prego lasciate un like, non costa niente e prendete in considerazione l'idea di iscrivervi al canale. Ciao!